La cucina di mammina, la cucina di mammina, la cucina di mammina, la cucina di mammina. Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo una ricetta molto morbidosa. Faremo la torta americana, ossia con la super ciambella altissima così, e utilizzeremo uno stampo molto particolare. Ta-dan! Eccolo qua, praticamente lo stampo che ha la parte centrale che si sfila. Questo qui si chiama proprio stampo per ciambella americana, non si legge più a me ormai perché è un po' che ce l'ho, ma è comodissimo. La particolarità di questo stampo è che non va né imburrato né infarinato. Una volta che il dolce è cotto viene capovolto, questo poggia direttamente su 3 piedini, quindi questo evita che l'impasto, che è molto leggero, si sgonfi poi durante il raffreddamento, perché il peso lo tenderebbe a mandarlo giù, invece così rimane bello alveolato, bello morbido e soffice. Infatti tutto il raffreddamento viene fatto fare con il dolce capovolto e non imburrandolo evitiamo che il dolce caschi per terra, cioè sul tavolo. Mi è successo qualche volta quando non sapevo che non dovevo imburrarlo. Allora, questo stampo qui c'ha già i piedini, però ci stanno degli stampi che non hanno il piedino, hanno semplicemente il collo, così, il collo forato. In questo caso, una volta che il dolce è cotto, viene messo a raffreddare sul collo di una bottiglia, si infila sul collo e otterrete lo stesso effetto, ossia che il dolce si raffredda stando capovolto e quindi non perde l'altezza e non perde la morbidezza. Allora, per cominciare occorrono 7 uova, 210 g di zucchero e 210 g di farina, quindi stesso quantitativo. Diciamo che mediamente sono 30 g di polvere per ogni uovo, infatti 7 uova, 210 e 210. 100 g di olio, potete usare olio di semi o olio di oliva in base a quello che avete a casa, preferibile sempre l'olio di semi che è meno forte come gusto. 100 g di limoncello e acqua, potete fare 50 e 50 oppure potete fare 60 di limoncello e 40 di acqua, insomma potete poi dosarlo come volete in base all'aroma che volete sentire. Se lo volete un po' più forte mettete più limoncello e viceversa. Un bel limone, a me è un po' verdino perché l'abbiamo colto dalla pianta, ma è profumato lo stesso, la buccia e il succo. Cremor tartaro, indispensabile per montare gli albumi. Si vendono le bustine già predosate, oppure se avete la bustina tipo questo basta un cucchiaino. Lievito vanigliato, quello che avete in casa. Io per aromatizzare un po' meglio metto anche un pochettino di estratto di vaniglia. Se ce l'avete in bacca va bene la bacca, se avete quello liquido va bene ugualmente. Io ho preso questo per una pasta. E per finire, che non può mancare mai, il pizzico di sale. Come prima cosa dobbiamo separare i tuorli dagli albumi. Mi raccomando a fare questa operazione perché negli albumi non ci deve essere nessunissima traccia di tuorlo. Adesso montiamo i tuorli con il nostro zucchero. Una volta montate le uova otterremo un composto così, quasi bianco, bello spumoso. Arrivati a questo punto possiamo aggiungere la parte liquida. Prendiamo l'olio, lo versiamo all'interno, il limoncello con il succo di limone e l'acqua e diamo una mescolata, 1 minuto circa. Adesso è arrivato il momento di aggiungere la farina con il nostro lievito. Possiamo versare tutto in un colpo. Aggiungiamo anche la buccia grattugiata del limone. Se vi va aggiungete anche l'aroma alla vaniglia. Incorporiamo bene la farina, 2-3 minuti. Una volta inglobata perfettamente la farina e tutti gli aromi, dobbiamo togliere le fruste e lavarle per bene perché dobbiamo montare gli albumi. Iniziamo, dopo pochi secondi vedrete che inizierà a formarsi una schiuma. In quel momento potete aggiungere il cucchiaino di cremor tartaro, la bustina in base a quello che avete, e il pizzico di sale. Gli albumi sono ben montati quando vedrete una bella neve soda e anche capovolgendo il recipiente gli albumi non cadono. Adesso riprendiamo il nostro impasto fatto all'inizio con i tuorli e la farina e pian piano cominciamo ad aggiungere gli albumi montati a neve, incorporandoli dall'alto verso il basso con una spatola, un cucchiaio di legno o la frusta, dall'alto verso il basso, così, senza smontare troppo il composto, perché le bolle d'aria si devono incorporare bene all'impasto. Ecco qui, una volta inglobati tutti gli albumi e ottenuto un composto bello spumoso, possiamo direttamente versarlo in teglia. Mi raccomando senza imburrare e senza infarinare. Una volta versato l'impasto in teglia, inforniamo subito a forno statico 150-155 gradi per circa un'ora, un'ora e 10, un'ora e 20, dipende poi sempre dal forno. Calcolate che dopo 50 minuti, un'ora potete fare la prova a stecchino per vedere se è completamente asciutto all'interno. Eccoci tornati amici! Allora, il dolce è stato sfornato, l'ho fatto raffreddare un bel po' perché questo non bisogna toglierlo dallo stampo prima che sia completamente freddo, altrimenti rischia di distruggersi perché è molto morbido, vi accorgerete che è sofficissimo, è una nuvola. Prendiamo lo stampo, lo rimettiamo dritto, come vedete è cresciuto un bel po', è arrivato al bordo, l'ha anche superato, poi ovviamente durante il raffreddamento un pochettino leggermente si ritira dal gonfiore iniziale, ma comunque è perfetto.
e c'ha un profumo eccezionale. Allora, calcolando che non è imburrato né infarinato, dobbiamo fare attenzione perché se no facciamo un macello, lo distruggiamo. Come prima cosa dobbiamo cercare di staccare un pochettino il laterale, quindi vi aiutate con una spatolina, lo inserite lateralmente e fate tutto il giro e poi piano piano con un coltello fate la stessa cosa, perché il nostro obiettivo è tirare fuori la parte centrale. Quindi cominciamo, prima fate così, cominciate a staccare un po' dal bordo, adesso con la spatolina facciamo un po' il laterale del dolce piano piano, solo per staccarlo, per aiutarci nel distaccamento ed evitare di distruggerlo poi, perché sarebbe un peccato. Con un coltellino facciamo la stessa cosa, andiamo leggermente più in fondo, sempre piano piano. Allora, una volta fatta quest'opera di distaccamento laterale, ci facciamo forza un po' con le dita sotto e spingiamo, vedete questo comincia a uscire da solo, prendiamo il centrale e ta-da! Ecco qua, guardate quanto è alto. Quanto è alto e quanto è bello, è bellissimo. Sotto c'è ancora lo stampo, però non vi preoccupate perché sempre con l'aiuto del coltellino che abbiamo usato in precedenza, lo passiamo sotto piano piano, di modo che riusciamo a staccare anche la parte di sotto. Una volta staccato il fondo, lo prendiamo, lo capovolgiamo su un piatto, è uscito tutto. E adesso, dato che mi piace di più la parte superiore, giustamente, lo rigiriamo sul vassoio. Ecco il nostro dolcione, adesso lo decoriamo con un po' di zucchero a pelo e ve lo faccio vedere all'assaggio. Eccoci qua amici, il nostro dolce è pronto, è altissimo, è profumatissimo, una cosa eccezionale. Anche se sono a dieta, in teoria oggi farò l'assaggio io perché il mio Giuliettino sta a scuola e quindi dovrò papparmelo io per prima. Allora, da notare la mia decorazione con il limone, tagliate la fettina di limone sottile, tagliate sotto e trac, e fate la decorazione, facile ad effetto. Allora, vediamo se si sente il rumore, ma non credo perché è morbido, non si sentirà niente. Così morbido. È una nuvola. Bisogna riportarlo per... Eccolo qua, tiriamo fuori. Eccolo qua, oddio quanto è morbido, è talmente morbido che non ci crederete quando lo farete. Cioè, cosa si vede? È super morbidoso, si piega ma non si rompe, è super sofficiosissimo, fa tutto il rumore delle bollicine d'aria. È buonissimo, vi accorgerete che è buono, facile da fare, alla fine sono solo 2 passaggi ed è leggero perché c'è solo l'olio, non c'è il burro, non c'è il latte, quindi pure chi è intollerante al lattosio, ai latticini può mangiarlo tranquillamente. Adesso facciamo un assaggio. È super morbido, si vede al super morso che ho fatto. Allora amici, mi raccomando, provate la mia ricetta perché rimarrete sicuramente soddisfatti. Mettetevi un like, inserite qualche commento se volete qualche ricetta particolare e iscrivetevi al mio canale che ci saranno sempre ricette più belle e più entusiasmanti. Ciao ciao!